Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e mentre tutti stiamo aspettando l'arrivo del nuovo Xiaomi FIMI X8 SE, drone top di gamma di Xiaomi, andate a recuperarvi la scheda qui in alto a destra, cioè il video nella scheda qui in alto a destra. Beh, vi informo che da poche ore è stata rilasciata l'applicazione ufficiale per questo drone, sia su Android che su Apple iOS. L'applicazione si chiama Navi FIMI, anzi FIMI Navi, la trovate sul Play Store e sull'Apple Store e in questo video andremo ad analizzarla insieme. Sviluppata come sempre dalla Beijing FIMI Technology, come anche le altre applicazioni per lo Xiaomi Mi Drone 4K e il Mi 2, la 3 non ha un'applicazione dedicata quindi non rientra in questa lista. Ci sono anche già le prime recensioni, nonostante non sia ancora uscito il drone, però le recensioni si riferiscono alla lingua italiana. Ragazzi, per i droni non fate affidamento sulla traduzione in italiano, ve lo dico da amico. I droni, cioè i produttori di droni non ci considerano minimamente. Anche DJI, ragazzi, il leader mondiale dei droni, non traduce ufficialmente la sua applicazione in italiano, quindi non sperate che la Xiaomi traduca molto presto la sua applicazione in italiano, ma comunque sarebbe anche abbastanza inutile dato che i termini sono sempre gli stessi, ragazzi, basta qualche ora di studio. Vediamo cosa ci viene riferito: le funzionalità di volo, connessione rapida tra radiocomando e applicazione, user friendly, failsafe, GPS e bla bla bla. Solite cose, ragazzi, quindi apriamola subito e vediamo come è fatta questa nuova applicazione. Non abbiamo nessuna funzionalità accessoria, possiamo solamente entrare nel nostro device, nel nostro drone, nella sua interfaccia. Ad esempio non abbiamo la possibilità di editare i video realizzati con il drone, almeno al momento. Vi ricordo, ragazzi, che questa applicazione è appena uscita, quindi sicuramente nei prossimi mesi verrà aggiornata. Comunque vediamo, no, nelle impostazioni non c'è niente, solo regione e lingua. Solo inglese, ragazzi, quindi italiano no, almeno per ora. Quindi imparate ad utilizzare bene queste applicazioni per i droni, che sono praticamente tutte quasi uguali, ragazzi, non c'è molto da imparare, basta davvero poco. Questa invece è l'interfaccia di pilotaggio del nostro Xiaomi FIMI X8 SE. Ovviamente è quasi tutto nero perché il drone non è connesso, però andiamo a vedere insieme cosa c'è in questa interfaccia. Partendo dall'angolino in alto a sinistra abbiamo l'altezza del drone, l'altitudine attuale a cui si trova, la distanza orizzontale, mi sto per dare uno schiaffo, a cui si trova al momento, la velocità verticale e velocità orizzontale, lo stato della connessione del drone con la possibilità di vedere lo stato del GPS, della bussola, delle interferenze, dell'IMU, quindi davvero tanta roba, ragazzi. Poi abbiamo i satelliti agganciati, vi ricordo, ragazzi, di iniziare a volare con una buona quantità di satelliti agganciati, la qualità del segnale video sul radiocomando, sullo smartphone, e la qualità del segnale di trasmissione, di controllo del drone. Poi abbiamo lo stato della batteria e questi menu li vedremo tutti tra poco, le impostazioni, poi poco sotto abbiamo anche le impostazioni per le foto, quindi possiamo impostare manualmente vari valori, quindi sia automatico sia manuale, ISO, shutter, esposizione. Poi possiamo scegliere la modalità delle foto, singola oppure lapse, la dimensione delle foto, che possono essere scattate solo in 4/3 a 12 megapixel, 4056x3040 oppure 8 megapixel. Bilanciamento del bianco, il profilo colore, e questo ve l'ho già fatto vedere in un video dedicato, andate a recuperarlo nella scheda qui in alto, e lo stile. Anche qui c'è la saturazione del colore e il contrasto. Poi abbiamo anche la possibilità di avere una griglia molto comoda, io la utilizzo sempre, e lo stato della micro SD inserita nel drone, e possiamo anche formattarla. Ovviamente non possiamo commutare da foto a video, quindi non possiamo vedere al momento le impostazioni per i video. Abbiamo il tasto centrale per scattare foto e registrare video, l'album fotografico, ok, normali funzioni, e poi c'è tutta la parte smart del drone, tutte le funzionalità di volo smart del FIMI X8 SE. Abbiamo
Più nello specifico, l'auto take off, quindi l'atterraggio, il decollo e l'atterraggio automatico, il ritorno a casa automatico, la modalità waypoint in cui scegliamo una rotta, lo smart track, ovvero il follow me, ma possiamo impostare anche il drone che segue un qualsiasi cosa, un oggetto, una macchina, un'altra persona, la modalità spirale, la modalità SAR, e c'è l'icona del pronto soccorso, della valigetta del pronto soccorso, credo sia Search and Rescue, vabbè ragazzi perdonatemi, ricerca e ricerca e soccorso. Particolare questa modalità, bisognerà approfondirla quando avremo in mano il drone. Poi altre modalità, aerial, che non so bene cosa sia, treppiede per far muovere il drone più lentamente, quindi immagini più ferme, curse lock e altre modalità di volo. Ok, poi in basso abbiamo ovviamente tutte le impostazioni della fotocamera attive, impostate, ovvero l'ISO, l'esposizione, lo stile, il profilo colore e tutto il resto, ragazzi. Quindi queste le vedremo magari più avanti quando avremo in mano il nostro drone. Mentre in basso a sinistra abbiamo la mappa GPS con la possibilità in alto a destra di impostare il ritorno a casa automatico sia su di noi sia sul radiocomando, e questa è una possibilità molto comoda se ci mettiamo il telefono, il radiocomando in una borsa e ce ne andiamo con il drone che ci segue. In questo modo possiamo fare in modo che il drone atterri vicino a noi e non al punto di decollo che magari è a 2 km di distanza oramai. E infine abbiamo tutte le impostazioni disponibili per questo drone, ragazzi. Con calma vediamole bene una per una. Nelle impostazioni del drone abbiamo il limite di velocità del drone, purtroppo non ci viene riferito qual è la velocità massima impostabile, quindi dovremo attendere. La distanza di volo limite del drone, la distanza, anzi l'altezza del ritorno a casa, l'altezza massima raggiungibile dal drone, la beginner mode, quindi la modalità principiante che era presente anche sul Xiaomi Mi Drone 4K e permette al drone di non superare una certa distanza per i primi utilizzi. È molto utile questa funzione, ragazzi, utilizzatela, mi raccomando. Sport mode per rendere il drone più veloce, più reattivo, ma meno propenso per la registrazione di video, che verrà un po' mossa sicuramente in questa modalità. Le interferenze magnetiche radio, e questa è una cosa davvero utilissima, ragazzi. Possiamo vedere dove ci troviamo, se ci sono delle interferenze oppure no. IMU, quindi possiamo andare poi ad analizzare lo stato di tutti i sensori. Fail safe, ovvero possiamo scegliere se il drone, quando perde per un motivo o per l'altro, ad esempio se si scarica il radiocomando, se perde il segnale radio, possiamo scegliere ad esempio che il drone rimanga in posizione in attesa del segnale radio, oppure che atterri sul punto in cui si trova, oppure che attivi preferibilmente il ritorno a casa automatico. Home point, ve l'ho già spiegato sulla mappa GPS. Atterraggio di precisione, ovvero atterra esattamente nello stesso punto in cui si trova grazie ai sensori. La fotocamera inferiore, molto utile, una modalità presente anche sul Mavic ad esempio. E poi abbiamo varie funzionalità aggiuntive per la modalità Follow Me Smart Track. Mentre per il radiocomando possiamo ovviamente calibrarlo, impostare Mod 1, Mod 2, Mod 3, poi tutte le varie funzionalità programmabili con lo switch, l'analogico del radiocomando, che vedrete più avanti nella recensione. E ragazzi, una cosa molto interessante, è possibile switchare da modalità CE, potenza di segnale 0.1 watt, a modalità FCC, potenza di trasmissione radio 1 watt. Per la modalità di volo, anzi per la modalità di trasmissione radio FCC, FIMI dichiara 5 km di range di controllo, ragazzi, ma vi ricordo che è illegale in Italia. In Italia dovete utilizzare la modalità radio CE, quindi 0.1 watt, e non superare i 200 metri di distanza e i 70 metri di altezza da voi. Poi ovviamente, ragazzi, ognuno fa come crede, però utilizzate sempre la testa. Per il gimbal invece abbiamo solo due impostazioni, possiamo calibrarlo e scegliere la sensibilità di inclinazione. Per la batteria ovviamente possiamo vedere lo stato delle 3 celle disponibili, che devono essere allineate il più possibile, il numero di cicli totali della batteria, la temperatura,
il numero di volte che sono andate sotto carica e poi impostare a che punto della batteria si attiva l'avviso di ritorno a casa automatico. E infine ragazzi possiamo scegliere tra modalità mappa satellite oppure quella standard, quella 2D, non so come chiamarla, unità di misura metrica oppure imperiale, aggiornamenti firmware e possiamo infine resettare i parametri ed entrare nella modalità di controllo dei parametri dei sensori. E direi ragazzi che non c'è davvero nient'altro. Applicazione ok, molto semplice ma abbastanza ricca. Beh ragazzi, che dire in conclusione di questa applicazione? Beh, si vede che è appena uscita, le funzioni non sono molte, specialmente le funzioni accessorie all'applicazione. Ad esempio non è possibile editare un video registrato con il drone come è possibile fare ad esempio sull'applicazione DJI Go 4 oppure sull'applicazione dell'Absanzino, però sicuramente con il tempo verranno aggiunte nuove funzioni. Per quanto riguarda l'aspetto, questo sì è il peluche ufficiale della Xiaomi, bellissimo, c'è anche la scritta Mi qui in basso. Dicevo, per quanto riguarda l'aspetto pratico legato al controllo del drone, sembra essere già molto ben realizzata, con tante funzionalità di volo. A me interessa davvero tanto quella relativa alla ricerca e soccorso, sono davvero curioso di scoprire come funzionerà questa modalità. Per il resto l'interfaccia è molto simile alla DJI Go 4 e speriamo che sia più stabile dell'applicazione di DJI. Comunque sia, non c'è molto altro da dire, ben confezionata, tante funzionalità di volo, alcune interessanti, ottime le impostazioni manuali relative alla fotocamera e la possibilità di commutare il segnale radio da CE a FCC. Vi ricordo che il segnale radio CE, quello legale in Italia, funziona a 0.1 watt di potenza, mentre il segnale FCC americano non legale, illegale in Italia e in Europa, funziona con la potenza di 1 watt, quindi 10 volte superiore, grosso modo, al segnale europeo. Vi ricordo che nonostante il segnale radio FCC permetta un range di controllo molto superiore a quello CE, Xiaomi Fimi dichiara 5 km di range di controllo in FCC, quindi superiore anche allo Xiaomi Mi Drone 4K. Però ragazzi, vi ricordo che in Italia utilizzare questo segnale radio è assolutamente illegale e anche spingersi a queste distanze. In Italia la distanza massima legale è 200 metri di distanza e 70 metri di altezza da dove ci troviamo noi fisicamente con il radiocomando. Ovviamente questa è una possibilità che viene data magari anche a chi deve utilizzare il drone per fini professionali e quindi ha qualche autorizzazione speciale per volare in queste condizioni. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche se c'è questa opzione, volate sempre con la testa, che è la cosa più importante. Ora ragazzi, non ci resta altro da fare che attendere l'arrivo dello Xiaomi Fimi X8 SE dopo lo Xiaomi Mi Drone 4K, dopo l'ottimo Xiaomi Fimi A3. Direi che le aspettative sono molto alte per questo drone, speriamo bene. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa applicazione del drone, dell'X8 SE. Secondo me questo drone spaccherà davvero tanto, non dico cosa, ma lo avete sicuramente capito ragazzi. Questo è davvero tutto. Se volete acquistare questo drone, quindi il Fimi X8 SE oppure la 3 oppure lo Xiaomi Mi Drone 4K, vi consiglio lo store Gearbest, è quello più affidabile, con spedizione Priority Line, Italia registrato, tradotto, non avete spese di dogana, arriva solitamente in un paio di settimane dall'evasione. Però ovviamente il Fimi X8 SE vi richiederà di attendere qualche giorno in più, in quanto attualmente è una prevendita. Mi chiedete spesso se è possibile acquistare un drone Xiaomi Fimi in Italia e ragazzi la risposta è no, perché questi droni, almeno al momento, da quello che so, da quello che vedo sulle confezioni, non sono certificati CE. Mi sono fatto male, quindi non essendo certificati CE Comunità Europea,
non è possibile venderli fisicamente in un negozio, quindi si possono solo comprare su importazione. Che altro dire ragazzi, qui sotto in descrizione video, oltre ai link per acquistare questi prodotti, trovate anche i link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte, dove pubblicherò i coupon per questi droni e molto altro, gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia, entrate se siete interessati, e anche il canale Instagram. Inoltre ragazzi, se volete supportare questo canale non fate mancare un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, e devo inventarmi una quinta cosa perché c'è questo dito qui da soletto e non c'è nient'altro da dire. Alla prossima, sperando che arrivi presto il Fimi X8 SE. Ciao ragazzi!